Ciao e bentornato nuovamente al mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella e lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un bel cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata, e mi raccomando fai hype al video. Dopo che metti il cuoricino ti verrà scritto troverai hype, fai hype, devi semplicemente cliccare in modo tale che il video vada più in alto in classifica. Oggi andiamo a sfogliare insieme Burda Style di ottobre 2025. Andiamo subito a vederlo insieme. Allora, il primo modello che vediamo è questa giacca, che è la giacca con zip, la numero 118, taglia dalla 34 alla 44, 2 pallini su 4 di difficoltà. Il taglio, come puoi vedere, è sportivo, la particolarità sono le maniche che rimangono molto bombate, diciamo, e lo scollo è a V e ha la cerniera nella parte del davanti. I tessuti sono il jacquard ed è un classico bomberino, diciamo un pochettino più elegantino, che possiamo utilizzare e cucire per utilizzarlo appunto in autunno. Mentre qui abbiamo l'abito dritto, che è il numero 108 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà e va dalla taglia 36 alla 48. Un modello, come puoi vedere, che rimane molto dritto, caratterizzato dal fatto che ha delle maniche molto importanti, ha delle pieghe cucite sulla spalla che formano un motivo di raggiera, e il crepe di poliestere è il tessuto che è stato utilizzato. La cucitura delle maniche è a raglan. Mentre qui abbiamo questa bellissima gonna, che è una gonna semplicissima, è un modello infatti easy, facile, è la gonna matita numero 101, taglia dalla 36 alla 48, a un pallino. Perché è facile? Perché è stato utilizzato un tessuto elasticizzato, non ha granché di cuciture, se non le cuciture laterali, e ha diciamo l'elastico in vita, quindi è super facile. Ho fatto dei video tutorial dove ti ho fatto vedere appunto come realizzare e inserire, diciamo, l'elastico in vita, e arriva fino al polpaccio. Ovviamente lo puoi fare o più corta oppure o più lunga. Io ne ho una, per esempio, che rimane sempre elasticizzata e rimane sotto il ginocchio, ed è molto carina da indossare con gli stivali in autunno ma anche in inverno. Il tessuto che è stato utilizzato è un tessuto di maglia. L'importante è utilizzare un tessuto che rimanga elasticizzato. Qui invece abbiamo il cappotto ampio, che è il numero 111, va dalla taglia 36 alla 48 e 2 pallini su 4 di difficoltà. E la caratteristica di questo cappotto è il fatto che le maniche sono cucite in maniera particolare, cioè la parte del davanti è tutto unito, la cucitura nella parte del dietro è a raglan. Come puoi vedere anche qui è stato utilizzato un misto di lana, puoi utilizzare ovviamente anche la lana, veramente un capo che rimane molto ampio, starà soprattutto bene che un fisico a me, a mio parere, perché non mette in evidenza le curve, e è sconsigliato a chi ha un fisico a clessidra, un fisico per esempio a pera. Ed è un elegante cappotto, come possiamo vedere, che non passerà mai di moda poi alla fine. Color tabacco poi è un must have. Qui invece abbiamo una cosa che mi piacerebbe cucire, che è la sciarpa a cappuccio. Sono da anni che voglio cucire, fare un tutorial dove ti faccio vedere come realizzare la sciarpa a cappuccio. La vediamo nel dettaglio, è la numero 126, ha 3 pallini su 4, pratico e anche fashion allo stesso tempo. La grande sciarpa in questo caso è stata realizzata in un tessuto scozzese, ma noi possiamo realizzarlo ovviamente in un tessuto che più ci piace. In questo caso è stata realizzata in panno di poliestere, ma possiamo realizzarlo anche in lana, perché tenga bello caldo, ed è caratterizzato dal fatto che c'è una bella sciarpa, come possiamo vedere, e attaccata alla sciarpa c'è il cappello, quindi c'è un grande cappuccio che ci preserva per esempio nei giorni di vento o di pioggia o addirittura di neve, a seconda di dove abiti.
il cappuccio quindi è integrato alla sciarpa ed è veramente molto molto carino. Fammi sapere nei commenti se ti va di vederlo insieme, perché io ho anche dei tessuti che posso utilizzare per cucirlo. Ho anche un tessuto che ho, dei tessuti che ho conservato da milioni e milioni di anni, addirittura anche in alpaca. Ho tessuti in alpaca che devo assolutamente utilizzare perché ce li ho nel soppalco, e quindi fammi sapere se sei interessato o interessato. Mentre qui abbiamo un vestitino, anche questo tipo di vestitini mi piace moltissimo perché facendo magari leggermente più lunga è veramente carinissimo da indossare con gli stivali. L'abito a maniche a volant, ecco, queste magari io eviterei di farle, farei le maniche semplici. Poi per carità ognuna ha i suoi gusti, per me è troppo. La scollatura è a V, quindi super perfetta per chi vuole esaltare il collo, il décolleté e via dicendo, ed è a 3 pallini su 4 di difficoltà, va dalla taglia 36 alla 46 ed è stato realizzato in poliestere. Le maniche sono racchiuse da elastici inseriti nei polsi, quindi con le coulisse. E poi ha l'elastico in vita che possiamo mettere ancora più in evidenza con per esempio una fusciacca, con una cintura che ne esalti, diciamo, la vita. Poi invece abbiamo i pantaloni classici che sono il numero 113, li vediamo qua, taglia dalla 36 alla 46 a 3 pallini su 4, taglio maschile, come possiamo vedere. Sono diciamo hanno una parte del davanti, sia del davanti che anche una parte del dietro, hanno una cucitura, poi hanno la patta con la cerniera lampo nella parte del davanti e il cinturino in vita, e ha 3 pallini su 4, infatti non è di facile realizzazione, quindi devi un po' sapere cucire, e ha 3 pallini su 4 di difficoltà. La stoffa consigliata è il misto lana, ovviamente puoi utilizzare anche la lana, l'importante è che non sia troppo pesante ovviamente. Poi la cintura, ecco qui abbiamo un modello di cintura, la vediamo nel dettaglio, una cintura che possiamo cucirci da sole ed è la cintura Obi numero 127 a 3 pallini su 4 e qua è stata realizzata in similpelle. Come puoi vedere ha una forma molto molto carina e dietro si allaccia nella parte del dietro con un pratico elastico. È veramente molto molto carina. Questa è carina non solo indossata come in questo caso sopra il vestito, ma anche indossato su cappotti o piumini, quindi veramente molto molto carina. E abbiamo la spiegazione illustrata step by step. Qui invece abbiamo un altro modello molto interessante che è la borsa Obo numero 128 a 3 pallini su 4 di difficoltà. Anche questa è una bella borsa realizzata in similpelle che si porta a spalla. Io tutte borse a spalla ormai, tutte le altre borse le ho eliminate perché non ci riesco ovviamente, perché la vita è frenetica, e quindi tutte le borse a spalla, ed è un modello veramente molto carino e secondo me anche molto molto capiente, poco ingombrante e poi rimane anche abbastanza leggera. Mentre qui abbiamo questo completo, abbiamo la gonna, prima di tutto la gonna corta che è la numero 102, taglia dalla 36 alla 46 a 2 pallini su 4, rimane aderente, leggermente svasata e corta sopra il ginocchio. Ovviamente se ti piace realizzarla, averla più lunga, la puoi allungare, come sempre ti dico. È realizzata con un prezioso tessuto che in questo caso è illuminato da strass molto particolare, ma puoi realizzarla in una qualsiasi tessuto che sia un po' sostenuto. In questo caso è stato realizzato con un tessuto Batavia. Mentre qui abbiamo una shirt drapeggiata perché io avevo fatto una maglia molto simile, sempre da Burda, avevo fatto anche il tutorial qui in questo canale. Questa è la numero 104, taglia dalla 34 alla 44, come puoi vedere ha un po' diciamo è a luppetto,
Le maniche sono lunghe, ovviamente volendo le puoi anche accorciare, se sei brava col cucito, con i cartamodelli puoi fare anche un collo alto e modificarla. La caratteristica sono i fianchi che sono arricciati. Il tessuto che è stato utilizzato ovviamente è un tessuto elasticizzato, in questo caso il jersey, quindi mi raccomando, quando cuci questo tipo di tessuti devi saper utilizzare, diciamo, la macchina per cucire, per settarla in modo tale da utilizzare quei punti particolari che ti serviranno appunto per non far arricciare la stoffa, e quindi dei punti per tessuti elasticizzati, punti elasticizzati, oppure se ce l'hai ancora meglio una taglia e cuci. Qui abbiamo una sezione vintage look with twist, ed è una blusa che vediamo qua, che è la numero 105, ed è a 2 pallini su 4 di difficoltà, va dalla taglia 36 alla 46. Come puoi vedere rimane con il collo un pochettino alto e chiusa nella parte di dietro, nel dietro, con una cerniera a lampo invisibile, è allacciata con 2 bottoncini sul colletto, e poi non ha la cerniera a lampo, no, è allacciata nel dietro con 2 bottoncini, quindi non ha cerniera a lampo. Le maniche sono lunghe, come possiamo vedere, e poi la caratteristica nel davanti che c'è questa sorta di sciarpa. Diciamo che è stato preso come spunto l'iconografia degli aviatori anni 40, che è stata di ispirazione a questa morbida blusa, che è stata realizzata in ecoviscosa con le maniche appunto lunghe, ed è puoi utilizzare ovviamente anche un altro tessuto, ovviamente che rimanga abbastanza morbido. Abito midi è il numero 114, taglia dalla 36 alla 48 a 3 pallini su 4. Il tessuto è qualcosa di meraviglioso, questo tessuto con queste rose stampate ricorda tantissimo la primavera di Bottigelli, a me lo ricorda veramente tanto. E ha 3 pallini su 4, il corpino con top sovrapposto annodato sotto il seno, manica ampia e gonna godè, che danza a ogni passo. Questo è un abito che è molto femminile, ma che ricorda insomma una moda vintage. È veramente bellissimo. E le maniche sono un po' arricciate, cioè nella parte del colmo. È bellissimo. Questo è bello anche indossato con gli stivali. Giacca corta, la numero 110, taglia dalla 36 alla 46 a 2 pallini su 4, è l'Aviator Bomber, che si trasforma in una morbida giacca in panno, dalla linea ampia e avvolgente, ed è chiusa a doppio petto con 2 bottoni. Questa chiaramente rimane molto corta, non è adatta a tutti i fisici, diciamo che è molto difficile secondo me da indossare, secondo me sta bene soprattutto a chi ha un fisico a rettangolo, quindi il fisico delle modelle per intenderci, ed è stata utilizzata una stoffa di lana. Camicia con cintura, la numero 106, taglia dalla 36 alla 48 a 3 pallini su 4, taglio rigoroso, quasi maschile, dalla camicia si ingentilisce grazie alla fantasia, quindi diciamo che il modello è stile maschile, solo che ha questa cinturina in vita che è fatta da questo nastro che è stato realizzato con lo stesso tessuto con cui è stata realizzata la camicia. Poi il fatto che è stato utilizzato un tessuto molto femminile con questi fiori stilizzati, e quindi tutto questo la rende più femminile, ma se andiamo a guardare il figurino vediamo che è un modello molto maschile con le taschine sul davanti, quindi volendola puoi diciamo cucire anche in un altro modo. Tra l'altro è interessante il fatto che trovi per questo modello il tracciato extra con sfondo rosa. In questo caso quindi tu troverai il cartamodello in maniera più immediata, colpo d'occhio, tra l'altro questo è un modello che non passerà mai di moda, quindi da non perdere. Blazer con cintura numero 119, taglia dalla 36 alla 46 a 4 pallini su 4, quindi è super difficile ovviamente perché essendo un blazer ha tante caratteristiche che lo compongono, che lo fanno molto difficile. È stato realizzato in un velluto di un colore stupendo, ed è davvero un capolavoro di sartoria, con revers che rimangono, come puoi vedere, squadrati, che a me piacciono molto tra l'altro, tasche a patta e cintura con fibbia.
e si può indossare con un look retro, come è stato proposto qui con questa gonna in pizzo bellissima. La puoi indossare ovviamente anche con i pantaloni, con gli stivali, insomma veramente puoi sbizzarrirti con un capo del genere. L'unica difficoltà è appunto la difficoltà appunto del capo. Giacca a 3/4 è la numero 117, taglia dalla 36 alla 46 a 2 pallini su 4, è quasi un soprabito questa giacca dalle proporzioni ampie e taglio dritto, con spalle scese, grandi tasche a pattini risvoltate. È arricchita da un fiocco annodato, come puoi vedere nella parte del davanti, che la rende molto romantica. Ovviamente il fiocco lo puoi realizzare o meno perché è semplicemente un nastro che va a completare la giacca, ma tu puoi realizzare anche solo unicamente la giacca, caratterizzata appunto da queste tasche enormi con pattine risvoltate, ed è arricchita appunto da questo fiocco che possiamo mettere o non mettere, ed è stata realizzata in gabardine di cotone bio. Gilet con collo asimmetrico. Allora, a me i gilet non mi piacciono, questo mi piace, è veramente molto molto carino, anche se asimmetrico, a me le simmetrie non mi piacciono, mi piace il fatto che abbia queste manichette piccoline. È il numero 120, taglia dalla 36 alla 46 a 3 pallini su 4, e il punto focale è appunto il collo, che come puoi vedere non è uguale, cioè questa parte è diversa da questa. Peccato, perché è veramente bellissimo. Io mi sarebbe piaciuto molto tutto uguale a questa parte qui, quindi bello scollato anche da questa parte, sarebbe stata una meraviglia, indossato poi con un maglioncino o con una maglia a collo alto, poi il nero col grigio a me piace tantissimo, sarebbe stato proprio il top. Le spalle scendono a formare delle brevi maniche che mi piacciono molto, come ho detto prima, il tutto interpretato da un prezioso cashmere. Ovviamente puoi utilizzare una lana o un tessuto diverso, meno costoso diciamo del cashmere, e a doppio petto con 4 bottoni. Qui abbiamo una sezione color block, tinte brillanti che illuminano le giornate e gli abbinamenti audaci mettono di buon umore. Abbiamo qui infatti il cappotto 7 ottavi, che è il numero 112, taglia dalla 36 alla 48 a 2 pallini su 4 di difficoltà, che è un cappotto che rimane, come puoi vedere, corto, oversize, che a me non piacciono, perché non mi piacciono a me, almeno forse perché a me non stanno bene. Stanno sicuramente bene a chi ha un fisico a mela, per esempio, ma di certo non a clessidra o a pera, e poi abbinata di un bel rosso, abbinata con i pantaloni bianchi, sta molto bene, e con questa maglia verde. Tra l'altro questo verde è il colore, se non sbaglio, del 2025, è uno dei colori che veramente va molto di moda ed è veramente molto bello secondo me come colore, è un colore freddo che sta bene a chi ha un sottotono freddo tra l'altro. Mentre qui abbiamo la tuta. La tuta è caratterizzata dal corpino incrociato, come puoi vedere molto bellino, ed è la numero 122, taglia dalla 46 alla 56 a 2 pallini su 4 di difficoltà. È stata realizzata in jersey verde, al corpino incrociato elastico in vita, quindi è in vita è arricciato, e quindi anche facile da indossare, è facile ed è anche molto comoda. E però un abbinamento super, abbinare questo verde con il rosa, veramente bello, vedi come ci sta bene? È stupendo. Anche le scarpe si possono mettere anche rosa, solo che le scarpe sono abbinate al luppetto bianco. E i tessuti che sono stati utilizzati sono il jersey. Qui invece abbiamo una giacca con collo a sciarpa, la numero 121, le taglie dalla 46 alla 56, 2 pallini su 4 di difficoltà, realizzato in questo rosa molto forte, quindi un bel fucsia. Questa giacca è stata realizzata in panno di lana. La linea rimane bombata con ampio collo a sciarpa e tutti i bordi sono stati rifiniti da un maxi punto smerlo, perfetta con pantaloni in bordeaux. Veramente molto originale, molto, molto carina. Molto carina anche semplicemente la sciarpa, secondo me, da realizzare. Cioè, se non ti piace, diciamo, la giacca, puoi realizzare anche solo il collo, che è poi alla fine una sciarpa con queste grandi bordi rifiniti da maxi punto smerlo. Qui invece abbiamo una maglia con sciarpa, la numero 123, taglia dalla 46 alla 60, un pallino, quindi un modello molto facile.
e come puoi vedere è caratterizzato dal fatto che ha lo scollo a V e poi ha attaccato allo scollo una sciarpa. Avendo attaccato la sciarpa, la puoi indossare anche in questo modo. Vedi che sembra una maglia completamente diversa, invece è uguale. Quindi hai vari modi per indossarla ed è stata realizzata in maglia. Qui invece abbiamo un abito con il nodo ed è il numero 116, è difficile perché ha 4 palline su 4, taglia dalla 36 alla 46, la scollatura è asimmetrica, è tagliato in vita, ha delle pence sia nella parte davanti che nella parte del dietro e dietro ha la cerniera lampo ed è stata utilizzata come tessuto il crepe satin. In questo caso è stata abbinata con i collant dello stesso colore. Mentre qui abbiamo altro color block, abbiamo sempre questo verde abbinato con i pantaloni rosa, infatti sta molto bene, e con la camicia celestina. La camicia è il punto forte, è la camicia con revers il numero 107, taglia dalla 36 alla 48 a 3 pallini su 4, dal taglio squadrato con collar revers e si può indossare anche come giacca. Ha una botonatura classica e maniche senza polsi, e nel gioco dei contrasti vi consigliamo di scegliere al massimo 3 tinte diverse, ma in generale non si può, è sconsigliato abbinare più di 3 tinte così diverse tra loro, perché poi alla fine risulta troppo. Secondo me risulta troppo anche così, però insomma non è da tutti, ecco, questo tipo di abbinamenti. Qui abbiamo la maglia con scollo a V, che è la numero 124, è una cucitura facile, va dalla taglia 46 alla 60, è un pallino di difficoltà, è un pullover a V, capo sportivo, rosso, un colore insomma molto forte, ovviamente puoi cucirlo del colore che più ti piace, e però la cosa importante è che questo rosso è stato abbinato con un celeste, con questo tessuto che con questa sciarpa, voglio dire, che è un colore sempre color block, si chiamano così, cioè colori che apparentemente sono molto diversi, che però all'occhio non danno fastidio. Ed è stato realizzato appunto in maglia e abbiamo la spiegazione illustrata step by step nelle istruzioni. Qui abbiamo l'abito tunica, che è un abito che, come puoi vedere, rimane molto dritto, una linea dritta, numero 109, taglia dalla 36 alla 48 a 2 pallini su 4, e rimane dritto, di linea dritta, con spalle raglan e maniche lunghe, ed è proposto in un tessuto di viscosa, in questo caso fucsia brillante, che anche in questo caso lo abbina al celeste. Mentre qui abbiamo un abito svasato. Questo abito è il numero 125, taglia dalla 46 alla 56, a 2 pallini su 4. Qua abbiamo sempre un gioco di colori contrastanti. E infatti, come puoi vedere, una parte dell'abito è realizzato in un blu scuro, se non sbaglio, a me sembra blu scuro, e un turchese, un celeste turchese. E la scollatura è caratterizzata dal fatto che ha delle pieghette, a pieghe, diciamo, che la rende particolare, tagliata in vita, ha la cerniera lampo nella parte del dietro e ha delle pence nella parte del dietro, poi rimane, come puoi vedere, molto larga, è molto svolazzante, ecco. Qui abbiamo un abito drappeggiato che è il numero 103, taglia dalla 34 alla 44 a 3 pallini su 4. La linea è aderente ed è caratterizzata da tutti questi drappeggi. È drappeggiato sia nella parte superiore, come puoi vedere, al collo, al lupetto, sia nei fianchi. In questo caso, siccome è un vestito, perché è tagliato a livello del bacino e poi ha una gonna bella morbida, che è bellissima, tra l'altro è bellissimo anche il colore, a me piace tantissimo. In questo caso puoi modificarlo in questo modo. Molte volte mi fate delle domande nei commenti e mi chiedete: Cristiana, posso modificare questo abito? Lo posso spezzare? Lo posso? Poi devo andare a ricercare, molte volte non riesco a rispondere in fretta perché dovevo andare a ricercare l'abito per vederlo, perché è chiaro che non me lo ricordo. Comunque in questo caso tu la puoi realizzare solo come maglia e la gonna puoi anche non realizzarla, quindi puoi realizzare o il vestito tutto intero, modificare le maniche, farle per esempio più corte, e poi fare oppure solo e unicamente la maglia. Quindi
Abbiamo tra l'altro anche la spiegazione illustrata step by step nelle istruzioni, quindi cosa vogliamo di più? Ed è stato realizzato in jersey, quindi mi raccomando, tessuti elasticizzati. Dovete utilizzare i punti della macchina per cucire speciali o la tagliacuci, gli aghi speciali per jersey. Quindi mi raccomando, non cucite normalmente come cucite il cotone. Per cucire i tessuti bisogna cambiare tutta una serie di accortezze, diciamo, che bisogna prendere in considerazione. Il 75 di Burda. Qui c'è tutta una cosa da leggere con delle foto, tra l'altro, che riprendono Anne Burda. Io avevo visto il film, veramente bellissimo. È una persona veramente che la vedeva lunga. E qui abbiamo la blusa bianca, che è la numero 133, taglia dalla 34 alla 46 a 4 pallini, a 3 pallini su 4 di difficoltà. E questa è una rivisitazione glamour del modello originale ed è stato realizzato in velluto di seta con applicazioni dorate. La linea e le maniche sono ampie e il profondo scollo a punta è arricchito da un nastro da annodare. Quindi il nastro è qui. È un modello che sinceramente a me non piace, cioè non mi stanno bene questo tipo di modelli, però è veramente molto carino. Anche in questo caso c'è la spiegazione illustrata step by step e la stoffa consigliata è il velluto di seta. Qui abbiamo il best of, cioè i modelli che sono già usciti precedentemente nei numeri di Burda, ma che sono stati considerati i migliori, diciamo. Quindi se te li sei persi, eccoli qua, li possiamo avere anche noi, che magari non abbiamo i numeri vecchi. Abbiamo il blazer Prema Man numero 129, va dalla taglia 36 alla 44 e questo qui è a 4 pallini su 4, quindi diciamo che è abbastanza difficile perché essendo un blazer è classico ma nasconde un segreto, cioè 2 cinturini con anelli inseriti nelle cuciture dei fianchi che permettono di regolare l'ampiezza, quindi a seconda della pancia che cresce. E poi abbiamo questa shirt con arricciature che è la numero 130, taglia dalla 36 alla 44, 2 pallini su 4, che è stata realizzata in jersey. La vediamo nel dettaglio, si vede molto bene nel figurino, come puoi vedere. Va dalla 36 alla 44, la shirt in jersey con corpino che rimane arricciato, che a me piace tantissimo, tagliato sotto il seno, poi va ad arricciare, diciamo, nei fianchi, è arricciato nei fianchi, in modo tale che, diciamo, accompagni la pancia, perché può accompagnare tra l'altro tutti i 9 mesi, perché grazie alle morbide arricciature appunto nei fianchi, ed è veramente molto molto carina, secondo me, anche per chi non ha la pancia. Secondo me è proprio bellino il modello. E le stoffe consigliate sono il jersey. Qui abbiamo un abito pre-maman, il numero 132, taglia dalla 38 al 46 a 2 pallini su 4, ampio, dritto e corto, è perfetto per l'ufficio e i momenti di relax. Ha piccoli revers che contornano la scollatura, spalle scese che formano brevi maniche e zip inserita nel fianco. Mentre qui abbiamo i pantaloni, li vediamo qua. Sono il numero 131, sono anche questi pre-maman, va dalla taglia 36 alla 44, 2 pallini su 4, sono molto comodi, sono stati realizzati in gabardine con un'alta fascia in maglia, quindi qui hanno un'alta fascia in modo tale che si allarghi con la crescita della pancia. I tessuti consigliati sono il gabardine e qua è indossata veramente molto carina con questo blazer. Abbiamo sfogliato Burda Style di ottobre 2025, fammi sapere quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più, se comprerai la rivista, se ti è piaciuta, fammelo sapere tutto nei commenti, mi raccomando, lasciami un bel commento e anche un bel cuoricino se non hai voglia di scrivere, perché lo capisco, per farmi sapere che sei passato o sei passata, e lasciami un bel pollice alzato e un bel hype, quindi tutte cose gratis che servono però al mio canale a crescere. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao e buon cucito!